Ciao a tutti amici, nuova girata in scogliera. Oggi c'è una sventagliata locale che alza un po' di onda e cercherò di sfruttarla in una scogliera dove non vado da molto tempo e non ci vado anche perché è una delle scogliere più complicate da raggiungere che conosco. Ci sarà da fare un bel po' di sali e scendi, un bel po' di arrampicate, quindi speriamo bene e iniziamo a lanciare. Via! Partiamo, dai! Il mare si sta ancora scaldando, è veramente piatto praticamente, acqua limpida, quindi situazione non incoraggiante. In questi casi in genere inizio o a jig per sondare tanta acqua, oppure con esche di superficie cercando contatto visivo nel caso abbia qualche inseguimento da un'occhiata, una spigola o qualunque altro pesce si faccia vedere dietro l'artificiale. Quindi iniziamo così e speriamo in bene. Vai col jig, ecco. Oh vai, primo quarto d'ora di lanci tra jig e popper, non è che è andato male, è andato malissimo. Quando gli inizi sono così incoraggianti non resta altro che fare le valigie e cambiare zona. Oh, bello! A sorpresa in caduta. È quasi impegnativo, direi. Dai, fa un po' di peso, non ho la più pallida idea di cosa possa essere. Preso lontanissimo e in caduta, sul jig. No, c'è un po' di sostanza. Adesso è sulle rocce. Lo sto proprio recuperando dalle rocce. Forse è il caso che... no, non ho più alternative. Ce l'ho sulle rocce. Maledizione. Ok, è venuto. No, sono curiosissimo di vederlo. Solo vederlo per capire. Ah, eccola, ecco perché tirava. Riccioletta. Presa sulla sabbia. Bellissimo. Ah, questi pesci a light sono dei portenti. È piccolina ma sto pescando leggero, quindi è comunque impegnativa. Ricciolettina. Prima cattura della giornata, riccioletta sul giugolo wide da 15 grammi. È un pesce sul mezzo chilo, ma con questa attrezzatura è stata impegnativa, dai. Ovviamente il finale è tutto a braso, che questi pesci non perdonano in nessun caso. Adesso la slamo delicatamente e poi torna in acqua. Eccola qua, via le ancorette. Vai bella. Lo spostamento ha dato i suoi frutti, ma c'è da dire che le ricciolette non sono indicatori di attività, ma sono più che altro pesci stagionali. Quindi di base sì, ok, c'è stata una cattura anche divertente, ma in realtà l'attività ancora non l'ho trovata. Quindi continuo il mio cammino. Oh, morsettino di un micro sarago. Questo era proprio piccolo, eh? Oh, preso! Eccolo, tornato. No, è arrivato Mr. Comber. C'è un angolino di vita. Era tipo un percorso ad ostacoli. Olè! Andata.
Immaginate a fare questo percorso con più onda. Niente segni di vita, peccato perché questa è una bellissima schiumata, c'è anche un bel correntone di reflusso, quindi speravo di trovarci vita, ma non è così. Ma al momento qua c'è una bella situazione, cioè sulla teoria qui c'è un bel impianto da pesca, acqua leggermente velata, onda in crescita, mare che respira bene, un bel respiro, onde sono lunghe, non sono di vento, eppure non ho segni di vita. Molto strano perché la condizione c'è. La zona in passato so che è valida, mi ha regalato belle catture di saraghi, spigole. Sulla teoria è tutto positivo, in pratica non sto prendendo niente. Questo è veramente un mistero misterioso. Continuiamo ad indagare. Passaggino impegnativo, eh? Olè, yeah. Oh vai, qua c'è un po' di difficoltà, eh? Ce la faremo anche stavolta. Oddio, stavo per schiacciare una cimice, che puzza. Eccola qua, vai tranquillo. No dai, qui la situazione è buona e non capisco perché non sto prendendo niente. Il mistero misterioso diventa misteriosissimo. Ci siamo, un segno di vita. Sul crank. Finalmente un pesce da schiuma all'occhiata. Oggi ormai stavo perdendo le speranze. Stranamente è uscita sul crank, nonostante abbia provato in vari modi, però l'importante è che sia uscita. Oh, questa è anche bella. Altra occhiata. Vai. No, non ci voglio credere, avevo spento un secondo per salvare un pezzo di filmato. In quel secondo in cui ho spento la videocamera è arrivata un'altra occhiata, sotto i piedi, sempre sul crank. Convintissimo fosse un sarago perché l'ho presa proprio sullo scalino, sotto la schiumata, e in genere i saraghi proprio quello è il punto in cui attaccano. E invece altra occhiata. Bene, bene, bene. Eccola là, bellina lei. Ne approfitto per ricordarvi che in ogni mio video trovate tutta l'attrezzatura utilizzata e le esche con cui ho catturato in descrizione. È venuto fuori una giornata tanto bella, ma continuo a non vedere mezzo pesce. 2 occhiate in questa giornata spettacolare. Sarà perché questa è la prima freddata ufficiale di quest'autunno. Finora l'acqua era caldina, diciamo. Oggi invece al tatto è fredda. O che ne so. Ci ho provato, non è andata come speravo, ce l'ho messa tutta e nonostante le condizioni non c'è stato verso di tirare fuori una pescata decente. Vi dico che in genere cancello i file di pescate di questo tipo, però penso che questa volta ci sia dietro una bella lezione, ovvero che non importa quanto impegno ci possiamo mettere a raggiungere scogliere inesplorate, irraggiungibili o dove va pochissima gente, la verità è che ovunque si vada, se i pesci non ne vogliono sapere, c'è veramente poco da fare. Per questo non ho scartato questa giornata, dato che dietro a tutto ha una sua lezione, diciamo. Avevo organizzato questa pescata anche perché
perché avevo una delle mie solite ricettine da provare, sapete, quelle da Barbagianni, semplici però gustose. Solo che con 2 occhiate ci faccio veramente poco, quindi tornerò a pesca e proverò a fare un carniere migliore. Oggi giornata molto particolare. Nei giorni precedenti ha piovuto e ha fatto mareggiate veramente importanti. Ormai il mare è calmato, ma in sospensione per decine di chilometri lungo la costa c'è ancora tanta torre. In queste situazioni l'unica mia possibilità è di fare una pesca statica, di scegliere una postazione pescabile con l'acqua pulita. Non è stato facile trovarla, però alla fine gira e rigira ho trovato uno spot molto carino che sembra faccia al caso mio. Farò pesca leggera perché non mi sembra una zona dove mettermi a cercare grossi predatori, per questo mi sono armato di 14 grammi, Fuego 4000 con il PE1 in bobina, finalino e tutte esche da massimo 110 mm. E mentre che vi parlo sta passando un bellissimo branco di acciughe, dato che ho l'esca pronta, vado subito a farci 2 lanci. Aguglie! Beh, diciamo che il foraggio non manca. Ancora aguglie. Gli piace il cerchio, magari la scambiano per un loro simile, vai a sapere. Vediamo se faccio il passaggio senza bagnarmi, Forse è il momento, non era il momento, ma sono passato uguale. Sì, ce l'ho fatta. Ho gli stivaletti a caviglia, basta veramente pochissimo e mi entra l'acqua dentro. Eccolo, eccolo, bello. Ha mangiato in modo assurdo, praticamente sono venuti fuori dall'acqua. Il crank era ormai arrivato a fine corsa, era fermo in superficie e sono saliti 2 saragotti così che gli hanno dato un bel mozzico. Allamata perfetta, beccata in coda, tipica dei saraghi. Vorrei qualcosa di più sostanzioso, quindi questo torna in acqua. Eccolo, pesce, bello. A queste puntate direi occhiata. Ho lanciato e c'è rimasto. È lei, è lei. Anche una discreta taglia. Guardate qua che sarago dietro, è pure interessato al cranchettino in bocca all'occhiato. Qualche pesciotto, nonostante il mare non sia proprio al top, c'è. Bella occhiata. Eccoci, occhiatozza carina, presa a crank. Tra l'altro in un ambiente totalmente da saraghi, un misto di canaloni e piane molto basse, e invece ci sono le occhiate. Però provo a insistere un po' perché ho visto anche qualche sarago girellare, quindi magari la situazione può essere favorevole. Eccola! C'è dell'impegno qua. No, preso dal culo. Pancia. Questo probabilmente è il sarago che ho visto finora seguire anche l'occhiata. La taglia sembra quella. Molto magro questo ragazzo. Molto magro. Forse non è in formissima di salute. Vai. Ora si fa un cambio, che mi sono stancato di lanciare sempre la solita esca. Gighettino e si fa un po' di prove. Eccolo, pesce. Cos'è? Ah, sulle rocce. Tira in maniera strana. Un denticiotto sarà. Eh sì, è lui. Denticiotto. Effettivamente puntava un po' troppo le rocce. C'è un bel po' di pesciotti in questo canalone. Poi preso pure sulla mia colorazione, quindi mi vale un pochino di più. Vai, a casa, tuffo. Pausa pranzo molto godereccia oggi, con vista canalone. Fammi fare una prova, va. Chi è?
condivido. No vabbè, ma questo è tipo un acquario, adesso sta passando un mega branco di acciughe, immagino, acciughe o latterini. Eccolo qua, si vedono? Sì, si vedono. Uno specchio d'acqua saranno 20 metri quadri, ma eppure c'è di tutto. Eccola. Deduco sia un'occhiatella. Microbo. Gli è piaciuto il jig, ma lei non fa per me, non è il mio tipo, quindi torna in acqua. Ah, pescioni, che pescioni erano? C'ho dei pescioni che mi stanno dando ripetutamente. Non ho capito cosa fossero. Bei pesci, ma roba da chilo. E quei pesci erano molto interessanti. Bello, bel pesce, bello, padellone questo, staragone, un'occhiata mastodontica o un bel sarago? Ah, pensavo si fosse staccato. Ah, una mega occhiata, presa per la pancia, ecco perché tirava, mi ha fregato. Mazza che occhiata, mamma mia. Oh, cavolo. Niente, sono finito in una buchetta magica. Questa già da sé è una porzione, quindi verrà invitata a cena con grande gusto. Nel frattempo si è alzato un bel vento teso, nulla di particolarmente fastidioso, ma comunque si fa sentire. Io penso che continuerò a insistere in questo spacco magico, chiamiamolo così. Vediamo se questo vento migliora o peggiora la situazione, oppure può anche non far cambiare nulla. In videocamera probabilmente non si vede perché sono abbastanza fondi, saranno 2 metri sotto la superficie, ma sempre in questo spacco c'è anche un branco di una quindicina di cefaloni. Cioè, sono tutti qua. Avevo acceso la videocamera ma l'ho presa al primo lancio. Aspetta, attenzione, c'è un'occhiata seguita da qualcosa. Ho visto un pesce che la seguiva, probabilmente un serrotto, però ha anche smesso. Ci sta che non sia molto invogliato. Vabbè, meglio così, me la mangio io. È incredibile come un pesce del genere riesca a ingoiare completamente un'ancoretta. Eccola! Presa con il jig, ma in realtà stavo pescando praticamente sotto la superficie. Qui è rimasta appesa, ma in realtà è stata presa per l'assist. Bello. Bello, mi dà sempre soddisfazione quando le piglio per l'assist, non so perché. In genere si attaccano sempre per l'ancoretta. Direi che ho abbastanza occhiate per la cena, quindi questa si può anche rilasciare. La moto d'acqua sotto riva mi mancava. Mi sembrava anche un po' in difficoltà il tipo. Vabbè, la rottura del giorno c'è stata. Comunque non le ho fatte vedere tutte in video, ma sto catturando avendo botte abbastanza regolarmente. Sono anche passate diverse barche sotto riva. Allora, quando è passata la moto d'acqua si è fermato tutto. Ora io dovrei mettere un piedino lì quando si abbassa l'onda e poi saltare immediatamente di là. Però mi tiro sui pantaloni, se no me li bagno. Ce l'ho fatta? È andata? E anche oggi non mi sono bagnato. È muoversi tra le onde senza bagnarsi la vera arte. Ci risiamo, si conclude anche la seconda pescata. Questa volta qualche pesciotto sono riuscito a portarlo a casa e quindi posso mettere in pratica la mia ricettina. Via!
Sono più affamato di un orso appena uscito dal letargo, quindi concludo in fretta questo video ricordandovi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di lasciare un segno di supporto se questo video vi è piaciuto, come un like, un commento, una condivisione, quello che vi pare. Vado a tavola, alla prossima, ciao!